Ciao a tutti e benvenuti, oppure ben ritrovati sul mio canale, amici belli, amici cari, ma soprattutto benvenuti all'immancabile video dedicato ai prodotti preferiti del mese, i prodotti preferiti di aprile, nello specifico. Come è andato questo aprile? Raccontatemelo nei commenti qui sotto. È stato un mese buono, un mese clemente? È stato un mese così così? È stato uno di quei mesi che... Scrivetemelo nei commenti. Per quel che mi riguarda, alti e bassi, un po' come stare sulle montagne russe, che sei lì sereno, parte la montagna russa, tu dici vabbè, dai, poi vai su, va come si sta bene qua, e poi parte una discesa libera, nella quale così tu con le braccia al vento ti domandi, oh signore mio, quando finirà? Così, per darvi un'immagine da visualizzare. Il mio aprile è stato così, le montagne russe, sempre grande equilibrio mentale e psicologico, ma ci sto lavorando. Detto questo, ho comunque una serie di cosucce sfiziose da condividere con voi, divise come al solito in categorie. Ci saranno gli abiti e voi direte, ma hai pubblicato che non è tanto un video haul primaverile con i nuovi acquisti, non è che ci fai vedere tutta la stessa roba? Ci saranno alcune cose dal video haul, ma ci sono anche delle pregevoli novità, perché nel mentre ho fatto altri acquisti. Sempre parlando di equilibrio mentale, di grande autocontrollo, self-control proprio. Lo stesso vale anche un po' per le altre categorie. Ci saranno dei prodotti che vi avevo già illustrato nel video All Beauty pubblicato ormai settimane e settimane addietro. Se volete comunque lo trovate insomma da che parte, cliccando qui sopra, ma anche pregevoli nuove scoperte, pregevoli new entry. Ma andiamo a cominciare, tanto per così dare una strazzata di vita. Attenzione, oggi cominciamo con i vari. Come mai? Così, oggi mi gira così. Vari. E la categoria dei vari per il mese di aprile comprende un solo ed unico protagonista che fa parte del mondo del cibo, delle cose da mangiare. Più nello specifico sto parlando di hummus. Hummus. Per quelli che non avessero ben presente di cosa si tratta, l'hummus è una ricetta medio orientale, una crema a base di ceci e salsa tahin che si mangia principalmente come snack, come aperitivo, come con le verdurine. Insomma, se non avete presente cos'è l'hummus, googlatelo, che è sempre un buon modo per scoprire le cose. Sono una grandissima fan dell'hummus ormai da anni e mi piace farlo in casa perché poi non è che sia così complicato, ma non mi viene mai esattamente come lo vorrei. Quindi ecco, sempre un po' quella sensazione di voglio ma non posso, anche perché il mio hummus già pronto preferito l'avevo trovato. E in dove? In dove l'avevi trovato? Dice nel supermercato in Francia, che in tempi di pandemia mi è comodissimo, tutti i giorni proprio posso andare in Francia a comprare l'hummus, tutti lì. Salutiamo la Francia da distante, amici, torneremo, prima o poi, io tornerò, prima o poi. E quindi da allora, questo è un anno abbondante, vado di supermercato in supermercato alla ricerca dell'hummus perfetto, finora con scarsissimi risultati. Finché in modo totalmente inaspettato ho iniziato a fare spesa alla Lidl, un supermercato che raramente frequentavo, e nel banco frigo ho trovato lui. L'hummus perfetto, il mio hummus preferito tra tutti quelli reperibili qui in Italia. È del marchio My Best Veggie e si trova appunto alla Lidl. Pensa a te, uno va a cercare nei posti e poi scopre. E voi direte che ci avrà mai di speciale l'hummus della Lidl? Due sono le caratteristiche specifiche per l'hummus perfetto: la consistenza e il sapore. La consistenza deve essere cremosa, quella appunto di uno spalmabile, vellutato, mentre tutti gli hummus che ho provato negli altri supermercati sembravano la calce per tirar su i muri. E poi il sapore, che deve essere ben equilibrato tra il gusto abbastanza neutro del cecio, il sapore un po' pungente della salsa tahin, l'agrumato, lo speziato, insomma
Se vi piace l'hummus, io vi invito a provare questo del My Best Veggie che si trova alla Lidl, per farla breve, perché sto a parlare d'hummus, ormai da anche troppo tempo. E questa è la prima categoria dei vari, l'abbiamo portata a casa. Adesso di che parliamo? Sono un po' indecisa, ma facciamo gli abiti, va così, perché tanto per cambiare c'è un po' di roba da condividere. Benissimo, l'equilibrio, il self control come al solito. Abiti. E benvenuti nella categoria degli abiti, che anche a sto giro è discretamente popolata, perché d'altronde non è un mistero che io abbia un piccolissimo, infinitesimale problema con lo shopping compulsivo, che più mi abbruttisco e più mi viene da comprare roba. Anche su questo ci sto lavorando, così per dire. Alcuni di questi capi preferiti di aprile li avrete già visti nel video haul primaverile. Se ve lo siete perso lo trovate cliccando qui sulla i sopra la mia capoccetta, e sono quelli appunto che ho potuto sfruttare di più in questo bizzarro e bislacco aprile, in cui è partito con una caldazza da Ferragosto ed è proseguito con l'inverno più assoluto, che a un certo punto persino nevicato, per dire. Quindi ecco, un po' così, non ho potuto sfruttare e mettere tutto quello che avevo acquistato per la primavera quanto avrei voluto, ma ci sono anche delle new entry. Ebbene sì, amici, ebbene sì. E infatti partiamo proprio con una new entry. Un cardigan in questo colore giallo tenue, giallo pastello, in lanetta ma con la manica corta, che sono quelle robe così un po' in between. Lanetta perché comunque, come accennavo, ha ripreso a fare un freddo porco, ma la manica corta e il colore così un po' primaverile mi sembrava un giusto connubio. Corto, arriva sulla vita con questi bottoncini tinta su tinta, la manichina a sbuffo, morbidoso. L'ho preso su ASOS, ma è del brand Monkey. Oh mamma, niente, mi è partito un pezzo degli Specials in testa. Dooby Monkey Man. Scusate, il mio cervello funziona così. Quindi cardiganino, mezza stagione, più sul lato caldo ma con la manica corta. Poi invece tra i capi che avete già visto nel video haul, il perfetto vestito per la primavera-estate, l'avete apprezzato in molti, non solo nei commenti al video haul, ma anche su Instagram quando me lo vedete indossare, e confermo, è effettivamente il perfetto abito primavera-estate. L'ho preso su H&M, è questo chemisier in azzurro ceruleo, che mi piace sempre dirlo, con questo taglio leggermente svasato ma bello attillato in vita, che quindi slancia un pochino, collettino super carino, vabbè, le rime così, pem. Ci tenevo a dirvi che effettivamente questo è stato un acquisto che ho sfruttato molto e che molto mi è piaciuto, perché a volte subito dici poi vai avanti. Procediamo con un altro articolo già presente nel video haul, la camicia di Zara. Anche questa vi è piaciuta abbastanza e devo dire a me è piaciuta assai, perché c'ha questo vibe un po' da camicia da uomo, ma è oversize, nasconde tutto, comoda, con il jeansino e un mocasso sotto, look pronto, sopra un bel cardigan quando fa un filino più freddo, ed è subito un po' più put together, un look così che va bene per l'ufficio, va bene per la spesa, basta, perché non si può fare nient'altro. E quindi anche questa preferita fra gli acquisti che avete visto nel video haul, preferita nel senso che è uno di quelli che ho potuto effettivamente sfruttare. Procediamo adesso con un altro bel balzo in avanti e con quello che probabilmente è il mio acquisto preferito in assoluto tra quelli del video haul. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di questa gonna che ho amato follemente. L'ho amata, devo dire, a prima vista, e l'ho amata ancora di più quando mi è giunta qui tra le mani e ho potuto indossarla. L'ho presa su ModCloth, e infatti è del brand ModCloth. L'adoro per tanti motivi diversi. Il primo è
che si tratta di una gonna plissettata midi che slancia. Mi piace tantissimo il contrasto tra lo sfondo nero e i fiori super vibranti, super vivaci. C'ha l'elastico in vita, signori, c'ha l'elastico in vita. Dio benedica gli elastici in vita, perché sennò. Quindi non stringe da nessuna parte ed è perfetta da abbinare con il nero, con il bianco, con i colori, con il giallo, un po' con tutto. La si può rendere più casual, la si può rendere più elegante. Io la amo follemente e quindi andava per forza menzionata. E concludiamo la categoria degli abiti. Ho cercato di andare in fretta, ma avrete visto che comunque ce n'è una discreta quantità, con un pezzo un po' particolare che vi faccio vedere, anche se in realtà c'è un po' un twist, c'è un po' una roba, cioè il twist è che non lo potete trovare esattamente così in vendita, ma prima ve lo faccio vedere perché è una tipologia di capo che mi piace tantissimo, cioè è un po' la mia fissa del momento. Di che cosa sto parlando? Drum roll please, se la tiro ancora un po' per le lunghe cliccate su un altro video. La gonna in tulle. Ora, più o meno dai 5 anni in su io ho sempre avuto una grandissima passione per il tulle. E questo va detto, passione mai sfiorita. E negli anni ho anche acquistato alcune gonne in tulle, anche se non sempre sono facili da trovare e tristemente molte delle gonne in tulle che possiedo non mi entrano più per i motivi che ci siamo già detti nei video dei mesi precedenti. E quindi niente, sentivo il bisogno di una nuova gonna in tulle, il forte richiamo del tulle. Impossibile trovarne, perlomeno nella mia taglia. Se trovate delle gonne in tulle online, mandatemi un messaggio e conto su di voi, perché io vado anche lì cercando un po' come l'humus ovunque e introvabili. Poi su ModCloth, nella categoria saldi, ho trovato questo abito in tulle con una spalla scoperta e una no, molto elegante volendo, in tulle di plumetis, mi insegna mia madre perché io non sapevo che vuol dire quello così puntinato a pois. In saldo a un prezzo più che accettabile e nella mia testa ho fatto 2+2, il criceto è iniziato a correre così all'impazzata. Saldo, vestito, mamma sarta, gonna. E infatti mamma è stata bravissima a trasformare un vestito in una gonna in tulle, la gonna in tulle dei miei sogni, super vaporosa con questo tulle plumetis che gli dà anche una botta di vita in più e la amo tantissimo. Vi dico già che ho acquistato pure un altro vestito in tulle in saldo, ma stavolta su ASOS, che mia madre sta trasformando in gonna, così per dire, potrebbe comparire nei prossimi video, chi lo sa. E quindi viva il tulle. E anche sta categoria, dopo 100 anni di parole, fiume di parole fra noi, l'abbiamo portata a casa, ne restano ancora 2, cerchiamo chi? Io e me stessa, io e le mie 1000 personalità, di essere un po' più stringati e passiamo alla categoria dei trucchi. Due sono i miei prodotti preferiti per la categoria del trucco del mese di aprile e guess what? Indovinate un po'? Entrambi sono nuove scoperte. Guarda, non l'avremmo mai detto che di nuovo avresti fatto acquisti di prodotti beauty senza che ce ne fosse alcun bisogno. Non l'avrebbe detto nessuno. Vabbè, in ogni caso uno è un fondotinta, l'altro è un fard, un blush e vi dico fin da subito che li ho utilizzati entrambi per realizzare il trucco di oggi. Cominciamo con il fondotinta. Il mio preferito per il mese di aprile è l'Even Better Glow della Clinique, la versione Light Reflecting dell'Even Better, che già di per sé è uno dei miei fondotinta preferiti in generale, e infatti l'ho acquistato proprio perché ero spinta dalla curiosità, cioè mi sono detta l'Even Better mi piace già moltissimo, versione luminosa, versione Light Reflecting può solo che essere un upgrade, e infatti l'ho amato follemente fin dal primo utilizzo. Ha una texture leggermente più leggera ancora rispetto all'Even Better, che già di per sé non è un fondotinta eccessivamente pesante e coprente, è modulabile, va su che l'è un piacere ed è decisamente luminoso. Poi c'ha pure l'SPF 15 che non guasta mai.
Questa texture leggera secondo me dopo una certa età è un plus senza ombra di dubbio, perché più utilizziamo fondotinta molto coprenti e più finiscono nelle rughette e più invece di migliorare la situazione ci fanno sembrare più vecchie. Ascolta un cretino, questa è un po' la mia opinione. Questo invece è leggerissimo ma comunque coprente. Ecco, l'unico problema è che avendolo preso online come spesso mi accade, ho completamente ciffato il colore. L'ho preso almeno di 2 o 3 tonalità più scure della mia. L'ho proprio ciffato. Ho il CN52 neutral, se può interessare, ed è troppo scuro, ma non è un problema, perché per lo stesso motivo posseggo anche fondotinta troppo chiari e mischiandoli insieme riesco comunque a trovare il giusto equilibrio, tant'è che questo, da quando l'ho acquistato a inizio aprile, l'ho usato tutti i giorni, mischiandolo con un fondotinta con una texture simile ma più chiaro. Piace tantissimo, look finish super luminoso, pollicioni alzati. Il secondo preferito e la seconda nuova scoperta è di nuovo un prodotto che ho acquistato perché mi incuriosiva tantissimo e peraltro mi incuriosiva da mesi, e a forza di vederlo, a forza di sentirne parlare, alla fine in un impeto così di entusiasmo mi sono decisa. Di che cosa sto parlando? Del blush, del fard della Espresso Glassy. Eccolo qua. E qual è la particolarità di questo blush? Diverse sono le particolarità, ma la prima e la più evidente è che si presenta così: un gel trasparente. Che uno dice: in che senso? In che senso? In che senso? E infatti è molto particolare, perché pur presentandosi così come un gel trasparente, a contatto con la pelle si trasforma in un blush molto molto luminoso, molto intenso, quindi va usato con grande attenzione. Io al primo utilizzo ho detto rido di te blush trasparente, sarai impercettibile, quindi ci ho dato decisa quando l'ho messo su. Boom, Heidi me spiccia a casa, quindi usato con attenzione. E a seconda del pH della pelle può cambiare tonalità, quindi a seconda di chi lo utilizza avrà un finish leggermente diverso, ma ciò che mi ha conquistata è la luminosità. Cioè luminosissimo, talmente luminoso che volendo si può anche evitare di mettere l'illuminante, perché boom, in più è con questa texture di gel leggero. Sapete che io prediligo i blush in crema, in gel, rispetto a quelli in polvere, quindi proprio con me sfondato una porta aperta, conquistata, e da quando l'ho preso, questo più di recente, due settimane fa, una roba del genere, lo sto utilizzando di nuovo tutti i giorni. Molto bene Espresso, che tra l'altro è un brand italiano, molto bene, mi hai conquistata col tuo Glassy, quindi una sola tonalità, fits all, one fits all, uno va bene per tutti. Ve lo consiglio molto. E questo conclude la categoria dei trucchi. Sto di nuovo parlando, avevo detto che sarei stata più concisa, niente, non gliela faccio. Ma muoviamoci con un balzo in avanti all'ultima categoria, la categoria della cura della pelle. Ed eccoci qui, cura della pelle. Vi dico fin da subito che ho 3 prodotti e tutti e 3 sono della Filorga. Vogliamo fare un flash mob sul profilo della Filorga su Facebook, su Instagram? Fate un po' un volete, chiedendo a gran voce che mi sponsorizzino, perché cioè veramente ormai gli sto facendo pubblicità. Credo che la metà di voi abbia comprato almeno un prodotto Filorga perché è stufo o stufa di sentirmene parlare. Comunque tutti e 3 sono della Filorga, tutti e 3 sono della linea Global Repair, la linea anti-età. Ve ne avevo parlato nel mio video All Beauty e finalmente sono riuscita a provare tutti e 3 i prodotti acquistati: la crema, il contorno labbra e occhi e il siero, e devo dire molto bene in generale. Si tratta di una linea, come ho già detto, anti-età. Quello che accomuna un po' i 3 prodotti è che si tratta di una texture leggera che penetra nella pelle e subito dà una sensazione piacevole di pelle nutrita, di pelle idratata.
Mi piace in particolar modo, se devo fare una graduatoria, il siero, perché non è né troppo leggero né troppo pesante. In generale già di per sé i sieri sono molto più leggeri come texture rispetto a una crema. Questo invece ha la consistenza perfetta e ha questa profumazione fruttata che non so descrivere, ma che mi piace tantissimo, fresco e piacevole da utilizzare. La crema contorno labbra e occhi è molto molto interessante, ha lo stesso profumo, un po' più ricca, un po' più corposa rispetto al siero chiaramente. Penetra di nuovo in un secondo ed è perfetta da utilizzare. Si può mettere sia sul contorno occhi qui sotto, il classico posto per la crema occhi, anche sulla palpebra. Non tutte le creme occhi possono essere messe anche sulla palpebra, e in questo caso anche sul contorno labbra, che Dio solo sa se ce n'è di bisogno. E concludiamo invece con la crema che ha lo stesso profumo fantastico, cioè se vi piace uno vi piacciono tutti. Texture di nuovo né troppo spessa né troppo leggera. Insomma, che posso dirvi? È una linea abbastanza cara, come spesso accade per i prodotti anti-età, cioè fra le varie linee della Filorga, probabilmente una delle più care, ma dopo una certa età, secondo me, meglio investire sulla cura della pelle che investire sul trucco, perché una buona base permette poi di ottenere dei buoni risultati anche con prodotti di make-up non così di alta gamma. Quindi investite sulla cura della pelle, ascolta un cretino, ascolta la SIA, investite sulla cura della pelle se proprio dovete scegliere dove spendere i vostri soldi. Io questa linea della Filorga la consiglio. Poi amici della Filorga, dei laboratoire della Filorga, call me. Bene, e questo conclude un nuovo video dedicato ai preferiti del mese. Come di consueto vi ricordo, non l'ho ancora fatto, non l'ho ancora fatto, ma ormai lo saprete, che sul blog troverete la lista di tutti questi prodotti con link diretti per avere maggiori informazioni, conoscere i prezzi o anche acquistarli alla bisogna. E il link al mio post dedicato lo trovate nella info box qui sotto, cliccando sulla i qui sopra la mia testa. Benissimo. Già che siamo di strada, facciamo il veloce disclaimer. Nessuno dei marchi citati in questo video mi ha pagato per essere inserito, tutti i prodotti li ho acquistati con i miei soldi, tutte le opinioni chiaramente sono le mie e non sono influenzate da nulla che non sia la mia esperienza personale. Bene, direi che per oggi non c'è altro. Se questo video vi è piaciuto, come di consueto, non dimenticate di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo. Se poi non l'avete ancora fatto, amici cari, amici belli, iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video, e se volete fare ancora un passo in più, cliccate sull'icona della campana in modo da ricevere una notifica ogni volta in cui pubblicherò un nuovo video. Bene, per oggi non c'è altro. Baci a stampo a tutti e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!